la seconda. Vedo praticamente che qui mi appari vestito da samurai e, e- tiri fuori dalla schiena, c'è una feretra, come si chiamano quelle che con Penetra, sì. faretra, e è come hai ancora un'ultima sfida. Sì, c'è come un duello, mi sembra come un duello. Poi hai anche dalle mani delle lame che escono dal dorso delle mani. Sei battagliero, come pronto per Mm, una sfida impegnativa. Va bene, ingaggiamola allora. E qua si registra. Ciao, Grazia. Ciao Lucio. Allora, è dalla nostra nascita, più o meno anche la tua, ehm, ed è più o meno da un 100, 200, 300 anni che questo mondo ha un problema. E questo problema sono gli Ashkenaziti. Il problema è lì. Il popolo degli ebrei non è rappresentabile con la stella di Davide, così in alto, così in basso, ma con il candelabro a sette bracci. E infatti gli ebrei originali non sono d'accordo con quello che sta succedendo, proprio per niente, e si dissociano da Netanyahu e compagnia. Il punto, il problema è lì. Esiste una città sotto la quale c'è di tutto, oltre che un'energia, una ley line molto potente. Questa città è Gerusalemme. Gira, che ti rigira, il problema è lì. Mi hanno detto fai un'indagine sull'Anticristo. No, faccio un'indagine su Gerusalemme. Cosa vedi, Grazia? Eh, sì, quando spiegavi si vedeva la città e sotto la crosta della città mm, una colorazione rossa magmatica eh, di fuoco e poi è apparsa una sfera viola tenuta da una mano scheletrita e questa sfera ha come delle orecchie nere, mi appare così. E, è assimilabile questa immagine agli inferi proprio sotto Gerusalemme. Mm. È una caverna eh, ro- contenente un'energia rosso fuoco e percorre tutta la città. Mm, sotto, passa sotto. Esistono quattro siti tra i tanti importanti cari alle tre grandi religioni. A Gerusalemme il Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro, la Cupola della Roccia, che è forse quella che racchiude veramente le tre religioni, e la Moschea Al-Aqsa. La Cupola della Roccia è quell'edificio con la cupola d'oro che abbiamo già analizzato in un'indagine, di cui non ricordo i dettagli, sinceramente. Mhm. Abbiamo già Eh, detto tante. Sì, dimmi. sì, vedo che questa energia rossa eh,
si dirama e va a portare energia in questi edifici che hai menzionato. Tutta questa energia viene portata lì e alimenta questa- questo edificio. Ok, siccome abbiamo fatto altre cose, all'inizio hai visto Poseidone, è questo quello che Poseidone non voleva vedessi? Direi proprio di sì perché sbatte per terra il suo forcone e, e- è preoccupato e dice: "È qui, lo vedono, lo vedono." Lo Sì, vediamo. Mettiamoci tutti intorno a Gerusalemme, tutte le anime incarnate e disincarnate che vogliono fare questo lavoro insieme. Come si fa un ad eternum? Mi chiedono spesso. Si fa. Ma così va bene? Piccolo piccolo, non va bene. Qui c'è il problema dei tempi e il problema degli spazi. Ogni ad eternum creato da ognuno di noi ha una forma che ci pare, ma ha una dimensione pari al Sole. Il mio è a forma di goccia diamante con la punta rivolta verso il basso, piantata dentro Gerusalemme fin nelle sue profondità. Io, che non sopporto nessun tipo di religione, qui le nego tutte e tre. Nella mia linea temporale non esisteranno più, esisterà solo l'anima. Cosa vedi, Grazia? vedo tante anime che si sono disposte nella periferia di Gerusalemme, hanno fatto cordone tutto intorno e ogni anima aveva una sfera fiammeggiante però di colore bianco-azzurrino e l'ha appoggiata a terra sul suolo e l'hanno fatto tutte insieme e dall'alto si vede come Gerusalemme che diventa una ferita, da ferita diventa, si asciuga e diventa una cicatrice, perché è un ad eternum che va a lavorare negli strati più bassi, si infiltra e depura, purifica in profondità e cauterizza tutta questa parte e si va chiudendo lentamente. Questo per chi vale? Per tutti o solo per me? È per le anime che hanno partecipato, Mhm. ma ne beneficiano tutti. Non va bene, tutti devono partecipare. Chi beneficia di questa cosa deve partecipare. L'epoca dei fancazzisti è finita. Chi gode è perché ha lavorato, se no se ne va e entrerà in una linea temporale diversa. Le anime che sono arrivate per prima eh, creano un prolungamento di comunicazione che parte da loro e raggiunge altre anime che si aggiungono, arrivano e creano un altro cordone esterno e anche questo va ad agire allo stesso modo come quello precedente. Dopodiché anche questa fila di anime aggiunte
crea dei prolungamenti molto più lunghi a chiamare altre anime Mhm. molto più lontane affinché si radunino qui tutte in questo momento a, a fare la stessa cosa con un altro d'Eterno e si forma un movimento tellurico, un terremoto che scuote, muove la massa terrestre in quella zona, spinge come i due lembi di terra si vanno avvicinando, si avvicinano lentamente e creando un terremoto. E la luce rossa che c'era si va estinguendo piano piano, diventa sempre più flebile fino a diminuire, a spegnersi. E poi vedo sopra nel cielo che girano intorno dei dischi volanti. Osservano questa situazione, si aggirano e osservano muovendosi in circolo. In eterico, Grazia, cosa vedi lì sotto, sotto la città? Sotto, 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 alla massima profondità. Sì, c'è C'è la radice del mondo? sotto si apre molto in profondità, scendendo, scendendo, si apre, c'è luce e c'è un'altra terra, c'è il cielo, c'è luce e c'è un altro paesaggio. C'è un mondo inferiore, Sì, sotterraneo? sì, 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 c'è un mondo sotterraneo, Ma cioè questo uguale, Gerusalemme è uguale. il centro? Eh, Sotto Gerusalemme c'è una galleria verticale che scende in verticale, va molto in profondità e poi si apre su quest'altra realtà con il cielo, eh, c'è un'altra città molto vasta, tutto intorno. Si vede anche un lago, non so se è un lago o il mare. Mhm. O- Mettiamo un ad eternum anche qui. Dove siamo? eh, mm, Al momento non mi viene nessun nome. Mettiamolo anche qua. Diciamo che dall'alto io avevo messo un diamante grande quanto Gerusalemme con tipo goccia con la punta verso il basso. Qua lo metto uguale ma con la punta verso l'alto. Ok, e si è formato del ghiaccio. E si è congelata la scena, questo paesaggio, si vede il lago ghiacciato, i ghiaccioli che pendono dai lati, dai palazzi, si è ibernato. Il posto sotto? Sì, si è ghiacciato. Mm. Che vuol dire? Lo abbiamo rovinato È, perché l'abbiamo messo in comunicazione col sopra? Ma è come? l'effetto dell'ad eternum.
È stato l'effetto dell'ad eternum che ha creato questo, come effetto, un congelamento. Sembra come un rifugio di, non so spiegarlo, dunque, è un rifugio di, per pochi, di, di di persone che hanno un certo ruolo sulla superficie terrestre, un certo prestigio e un certo potere e in questa parte sottostante, incontaminata, una zona bellissima, loro eh, conducono un'altra vita, una vita eh, più tranquilla, più sono intoccabili e, e E vedo ora lì sono che congelati. sono congelati, sì. Vedi anche che? Vedo anche che sono dei personaggi di un certo spicco della società, anche politici, e che in superficie agisce il loro clone e loro stanno qua sotto, indisturbati. E Non so. l'accesso era a Gerusalemme? Sì, sì, si passava da là. Va bene. Quanti hanno aderito a questo lavoro? Viene, non so, mi sembra una cifra altissima, Mm? 18 miliardi. Cosa dice Poseidone? Dice una parolaccia. Ok. Mm, Mm. infatti era anche lui guardiano di questa zona, perché vedo lui agire negli abissi marini, poi c'è un- un- eh, una fetta di terreno molto eh, profondo e lì risiede questo secondo ambiente, mm, una seconda terra, chiamiamola così. E lui un po' la proteggeva, perché una parte è sotto i fondali marini. Carichiamola di ad eternum anche questa parte. Grazie. Mm? E vedo che piovono dall'alto, da Gerusalemme, scendono attraverso questo cunicolo, tunnel, scendono e vanno a piovere su questa realtà. Come- Grazia. Mm, Anticristo, Palantir, software, diciamo di controllo globale, l'anticristo software, ok? Previsione 2030, visioni filosofiche apocalittiche del fondatore di PayPal, Peter Thiel. Tu lo vedi, mi hanno detto di fare una indagine su questo. Vedi che sia questo il problema. Un essere sembra che arriverà nel 2030, che è già qui, ma che nel 2030 avrà 33 anni, come Cristo quando è morto, che sarà alieno, umano e software, che sarà ovunque, sarà nella vita di tutti, nella testa di tutti. Chi si opporrà perirà, chi non si opporrà sarà dentro un sistema
di completo e totale controllo. Beh, la prima parola che mi viene, la devo dire, mi viene che è una bufala, è come una leggenda metropolitana e che se attecchisce nella mente di molte persone, gli danno effettivamente vita, che è una creazione. Come tutte le cose, ci sarà un universo con Palantir e l'Anticristo. Mm? Che è quello che io ho risposto quando mi hanno chiesto privatamente cosa ne pensassi. C'è sicuramente quell'universo lì. Sì, è una probabilità, però Un universo in loop, un universo dei tanti, dove c'è quel gioco che gira e che praticamente si è fermato, perché poi le anime non riescono più a fare nessun tipo di esperienza se non fine a se stessa. Quindi in qualche modo verrà chiuso. sì, non attecchisce, non si può dire che c'è già, come viene detto, è una, è fragile, è una ipotesi fragile che vedo dei pilastri di argilla su cui si appoggia questa tesi ed è friabile, non ha presa. Come immagine mi viene questo. Eh, E invece con il lavoro che abbiamo appena fatto, grazie, quale, come si chiama il mondo che ci aspetta? Mi viene colabrodo di coriandoli, nel senso che, come la vedo io, è una realtà mm, attraverso cui si possono aprire delle porte ehm, varie, mm, di varie manifestazioni eh, di vario tipo, anche artistiche. Può essere una splendida occasione e una bella opportunità. Mi viene da dire questo, anche se io avrei detto tutt'altro, ma mi arriva così e così Una bella opportunità la e tu devo. avresti detto diversamente? Con il mio mentale avrei presupposto l'opposto, invece mi arriva tutt'altro, infatti con i presupposti che si vedono, se mi guardo intorno dalle notizie che arrivano, avrei detto di peggio, invece eh, come informazione mi arriva tutt'altro. Nella linea temporale del colabrodo di coriandoli, questa nuova realtà, esiste ancora l'Anticristo? Assolutamente no. Va bene,